Comunque uno spettacolo la tua moto. Bella, Non mi ricordo più come si fa. Ok, una cosa certa, questa stagione non è iniziata bene. Tra l'incidente in pit e il meteo. Niente, oggi siamo qua infiltrati durante una riding school di Pedersoli, scuola di motociclismo di altissimo livello. Per tutti quelli che mi chiedono sempre dove poter imparare in pista, questo è un ottimo punto di partenza. I corsi sono divisi per livello di abilità. Qui c'è il pista 2, quelli che vanno più forte, il pista 1, quelli che già camminano, e là in fondo il guida sportiva, ad esempio a chi fa la sua prima giornata in pista, dove trovi persone che girano anche con moto stradalissime. Ogni tanto viene anche qualcuno col GS a girare, quindi è bellissimo, davvero bellissimo. E poi di là invece nel piazzale fanno i corsi di guida stradale. Quindi dato che la moto nuova è arrivata da poco, l'hanno appena finita da allestire e io ancora non l'ho provata, e io non salgo in moto da ottobre e la gara è tra 3 giorni, ho deciso di venire qui a girare. Ma il meteo non è stato clemente. Ciò che c'è di buono è che sta uscendo il sole, anzi è già uscito, quindi crediamo che entro un paio d'ore dovrebbe migliorare e asciugarsi e potremo girare. Vabbè, dato che siamo qua che ci annoiamo e dato che il titolo di questo video è la mia nuova moto da corsa, presentiamo la moto da corsa. Andre, chiedo a te perché sei te che ci hai messo mano, io so che è un R1 però. E qui non c'è ancora fatto un chilometro, i pochi chilometri li abbiamo fatti al banco di rodaggio, è arrivata vergine da Yamaha. Quindi R1 2019? R1 2019, l'abbiamo tirata a telaio, abbiamo fatto i vari alleggerimenti, abbiamo tolto gli scarichi, tutte l'ABS, le cose che insomma per la gara non servono, e piano piano l'abbiamo ricomposta. Ci siamo avvalsi delle sospensioni Hollins in collaborazione con Andreani, abbiamo un mono TTX posteriore e delle cartucce NX anteriori, abbiamo il cablaggio IEC con centralina IEC, la telemetria acquisizione dati che utilizzavi anche l'anno scorso ce l'abbiamo anche quest'anno in versione aggiornata, e poi abbiamo la collaborazione con Valtermoto che ci ha dato tutti i particolari, pedane, copricutter, semi manubri, vari pezzi in sostanza, scarico a Krapovic, e la carena, quella che tu vedi, è la catena di Flamingo Corse che ha dei begli accoppiamenti, ci troviamo molto bene, tra l'altro ce la fornisce già montata con sgancio rapido, noi dobbiamo solo montarla, fare 2 aggiustamenti, ma siamo perfetti. La sella, dove spero che abbiamo trovato bene o male la tua posizione, poi se ci sarà da lavorare ci lavoriamo durante la stagione, e basta, questa è la moto. Bomba! L'elettronica è quella aggiornata, quella nuova, no? La 2019, dove ha degli aggiornamenti, dovrebbe funzionare ancora meglio della 18. Ottimo! Sì. Sole? Dai, asciuga, 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 che devo entrare a provare questa moto nuova. Ok, io ero prontissimo per entrare, ma qua si combatte contro la tecnologia perché non parte la moto. Non capiamo se sia andata giù di tensione la batteria o se sia qualche cavetto, quelle solite diavolerie elettroniche. Una bella moto a carburatori, per la prossima. La batteria si sta caricando. Non capiamo se magari ho dimenticato il quadro acceso o... vabbè, si smanetta un po'. Vai, dai che ce la fai dentro io. Ok, cambiamo batteria. È l'inibitore dell'ABS. Dici che non è la batteria? No, secondo me no, perché si è accesa e adesso si è rispenta. Cioè, fammi capire, lei di serie ha l'ABS e si Esatto. aggiunge quello che serve a bypassare l'ABS. Esatto, e leviamo tutta la centralina dell'ABS. Perché se no, se rileva che l'ABS non c'è, non va la moto. Non va. Ah, ok. Ed è quel coso là. Pensate, per una cagatina così non va la moto. Sempre se è quello, è il problema.
che si accende, fa 3 scoppi e poi si spegne. Se proviamo a spinta non va uguale. Stavamo guardando che qua praticamente ieri c'era un pin piegato e forse ha rotto il contatto, quindi boh, stiamo cercando di capire quello. Sembrava una cazzata ma non lo è. Siamo qua da un'ora, ancora non parte. Non capiamo cosa abbia, stamattina l'abbiamo accesa e andava. È accesa! Staccato il cruscotto. Ok, siamo riusciti ad accenderla. Pare che abbiamo un problema col cruscotto, perché adesso abbiamo staccato il cruscotto e va. Yeah! Che sound! Comunque uno spettacolo la tua moto. Bella, pazzesco. Col cruscotto non va. E poi vedete, segna dei valori a caso. Non siamo a 22 gradi adesso. Vabbè, giro senza cruscotto. No? Tanto. E neanche i controlli. Adesso il problema è che staccando il cruscotto non vanno i controlli. Quindi traction, anti-wheeling, blipper, cambio elettronico. Va bene tutto, ma non posso pensare di entrare in pista così. Va sistemata. Abbiamo risolto, pare. Cos'è che era alla fine? Niente. Niente. La moto non aveva assolutamente niente. Benvenuti nel meraviglioso mondo dell'elettronica. Avete presente quando vi si impalla il PC? E allora chiamate il più grande esperto mondiale di computer, software, hardware, riparazioni. E lui cosa vi dice? Stacca la spina e riattacca. Ecco, quando togli l'elettronica di serie e metti l'elettronica racing col cruscotto, i cablaggi, tutti i vari componenti per preparare la moto da pista, può capitare che qualcosa non funzioni. E molto spesso la soluzione è staccare tutto e riattaccare tutto. E a quel punto tutto funziona e tu non sai il perché. Io credo che questi primi 5 giri siano stata l'esperienza più brutta della mia vita. Non mi ricordo più come si fa. Mi sento totalmente impedito. Mamma mia. Sediamo un velo pietoso. Comunque la roba assurda sul problema tecnico di prima è che la verità è che non abbiamo idea di cosa sia stato. Non ha niente la moto. Abbiamo staccato un po' di connettori in giro, li abbiamo riattaccati e va. Cioè, ma uno può impazzire in questa maniera dietro l'elettronica? Che tu hai un problema, perdi la sanità mentale per 2 ore, lo risolvi ma non sai qual era il problema e non sai come l'hai risolto. Pazzesco. Vabbè, rientriamo, dai. Sto girando in 1.20, devo girare in 1.13. Cioè niente di male a girare in 1.20 se non avessi la gara tra 4 giorni. No, senza dubbio 1.20 è già un bel target, di sicuro, visto che hai la gara tra 3 giorni. Adesso è meglio che prendi un raudo, te lo infili da qualche parte e acceleri. Nick, torniamo ai vecchi tempi. Bravo. Di quel video che avevamo fatto qua. È piaciuto quello. Minchia, cosa devo fare per sbloccarmi? Allora, all'inizio non è facile, anche io ho passato 6 mesi quest'inverno senza girare e bisogna prendersela con calma. Devi cercare di fare run magari un pochino più lunghe, quindi da una decina di giri e non al tuo limite, andando un pochino più tranquillo, in modo che il tuo cervello si riabitui un po' alla velocità. Che appena sali in moto dopo un po' di tempo sembra che la moto ha 400 cavalli. Minchia, è vero? Sì. Ok, quindi più giri. Sì, un pochino più tranquillo, però cerca di fare tanti giri di fila. Di fila, va bene, bomba.
sono paranoico, mi fermo sempre. Non so, in staccato ho sentito... Scalato di marce, ho sentito uno sbuffo. Sento un rumore che non ho mai sentito su una moto infatti guarda. Cazzo, meno male che mi sono fermato. Questa è acqua o olio? Olio. Meno male che lo... Oh! L'hai sentito? Meno male che l'ho sentito, Andre. Vedi che faccio bene a essere paranoico? Sì. Meno male che l'ho sentito. Ho visto che ti sei girato, infatti. So, perdita d'olio. Porca vacca, brutta lì, Staccata qua in fondo al dritto. Sì. Freno. Bam bam. E ho sentito questo soffio che non ho mai sentito, quindi ho rallentato, ho detto fammi capire cos'è. Certo. Non ho visto niente, però Forse per ti sei prudenza girato e guardato non dietro. vedevo niente, Ok. però per prudenza ho detto mi fermo ai box, perché io un rumore così sulla moto non l'ho mai sentito. Quindi volevo assicurarmi che non fosse qualcosa di grave, infatti è qualcosa di Ho grave. fatto bene a fermarti. E non vedevo niente, però essendo io un paranoico del cavolo ho detto mi fermo e bene o male che mi sono fermato. Se non mi fossi fermato, prima curva a destra facevo un high side che finivo la stagione qua. Tolgo la tuta. Sì. Ragazzi, io ci provo a far del mio meglio per vincere il campionato, però non so più cosa fare. Niente. Tolgo la tuta e si torna a casa. I veri professionisti si riconoscono perché sanno prendersi le proprie responsabilità nei momenti difficili. Finita la giornata, il team ha subito smontato la moto in officina e ha scoperto l'origine del guasto. Praticamente nel rimontare la moto dopo quel casino dell'elettronica che era successo in pit lane è stato inavvertitamente schiacciato leggermente un tubicino che andava alla cassa filtri. Questo schiacciamento del tubo ha fatto sì che la pressione del motore salisse quando il motore girava e ha fatto saltare una guarnizione. Ora ve l'ho fatta molto spicciola perché la meccanica non è il mio pane, però il succo è questo. Tantissimi altri team, e ve lo posso dire per esperienza dopo 6 anni di lavoro in questo settore, perché di team che fanno di tutto per incularti è pieno. Ecco, tantissimi altri team avrebbero potuto dire componente difettoso, errore del pilota, hai scalato male. Invece dopo 2 ore Andrea mi ha chiamato e mi ha detto le cose come stavano. Un errore nostro, rimediamo noi. Adesso ci mettiamo qui a lavorare giorno e notte e sabato avrai la moto perfetta. E questo è quello che intendo quando parlo del fatto che Tecnica Moto è un team di professionisti. Tutti sbagliano, anche in Formula 1 e MotoGP, la perfezione non esiste. E le persone serie si vedono nei momenti di difficoltà, non quando tutto va bene. E in un momento come questo si è visto cosa significa essere delle persone serie. Adesso mi aspetta un weekend davvero impossibile. Non guido da 6 mesi, abbiamo l'elettronica nuova che non ho potuto provare bene, non ho potuto fare alcun tipo di messa a punto e, come se non bastasse, danno pioggia. E io sul bagnato non ho mai neanche guidato uno scooter per strada. In quei giri che ho fatto martedì ero totalmente disorientato, ve lo giuro. È stato un incubo risalire in moto e cercare di andare forte subito. Sia perché sono passati 6 mesi e devo riprenderci la mano, e sia perché dopo che fai un brutto incidente per la prima volta devi risuperare tutta una serie di paure. Non so davvero cosa aspettarmi da questo weekend. Sarà tosto.